Oggi vi porto un video super completo e dettagliato del deep dive di FC26. Ragazzi, ormai lo sapete, ci sono tantissime novità, dai portieri alle difese, ai tackle, piuttosto che ai passaggi, al nuovo sistema di dribbling, c'è una marea di roba e addirittura c'è una separazione del gameplay competitivo da quello autentico. Oggi affronteremo insieme un viaggio minuzioso su quelle che sono le pitch notes rilasciate per FC26 a seguito di questo video. Quindi niente riassuntini oggi, andremo riga per riga a leggerci tutto, andremo a vedere minuziosamente che cosa è stato fatto e vi assicuro che di roba ce n'è parecchia. Questo è un ottimo regalo che ci fa l'EA per quest'estate. E questa non è l'unica ottima iniziativa che c'è quest'estate, perché ci sono i ragazzi di MagliaRandom.it. Vedete questa maglietta splendida del San Marino? Beh, mi è arrivata la mystery box e voi potete comprare la vostra con le magliette più fighe per l'estate, perché c'è una promo dedicata, utilizzando anche il codice sconto che trovate qui sotto in descrizione. Quindi non avete scusa. Ad ogni modo, se volete realmente capire che cosa cambia nel gameplay di FC26, questo è il video giusto. Ah, ma prima di iniziare non dimenticatevi di mettere un bel like, attivare la campanellina ed iscrivervi. Entriamo subito nel vivo e partiamo subito da quello che può essere tranquillamente un proclamo a stelle e strisce. Make gameplay better. Quindi, da quello che ci dice EA, migliorare il gameplay è una priorità e Electronic Arts ha ascoltato tutti i feedback ricevuti durante l'annata di FC25. E lo sappiamo tutti, in molti casi non sono stati carinissimi. Quindi adesso andiamo ad analizzare, a snocciolare quelli che sono i fondamentali di questo nuovo gameplay. Una separazione, come dicevamo prima, tra il gameplay autentico e quello competitivo, meccaniche di gioco e gameplay totalmente rivisitate e per l'appunto molte features aggiunte a seguito dei feedback ricevuti. Quindi questo approccio porta ad una visione estremamente modulare per quanto riguarda il gameplay di FC26, perché ci sarà un gameplay molto più autentico, realistico per chi ama la simulazione e chiaramente contrapposto un gameplay estremamente competitivo per chi, come me per esempio, ama competere sia su foot che su clubs. Una delle macro aree che è stata rivisitata e a mio parere assolutamente meglio è quello del dribbling e del movimento, e a tal proposito FC26 introduce il Dynamic Dribbling, che è un'esclusiva next gen tra l'altro, e questo va proprio a rivoluzionare quella che è la gestione della palla durante le partite. Una delle cose che a me è saltata subito all'occhio è quello dell'intervallo dei tocchi. Quindi il giocatore tocca molte più volte la palla, c'è un controllo molto più vistoso del pallone. È stato rivisitato anche il bilanciamento tra l'altezza e l'agilità dei giocatori, quindi ci sarà molta più coerenza sulla prestanza fisica del singolo giocatore che stiamo utilizzando e quello che poi effettivamente fa in campo. Quindi immaginiamoci un Haaland di turno che avrà una copertura di palla estremamente efficace. Inoltre viene rivista la logica del piede dominante. Troppo spesso giocatori con la palla sul piede dominante, contrasti piuttosto che collisioni con gli avversari e finiva per tirare col piede opposto. Inoltre anche il sistema delle animazioni viene reworkato in modo tale da renderle più fluide e molto più coerenti rispetto a prima. Altro aspetto molto importante sono i cambi di direzione. Adesso sono molto più esplosivi, molto più rapidi, recettivi e poi c'è l'aggiunta del gioco dribbling che andremo a vedere dopo. Come dicevamo prima, sono stati migliorati i movimenti in generale, quindi dimentichiamoci quella sensazione di impastamento totale mentre si gioca. Stesso discorso dicasi per gli scatti, sono molto più reattivi in tutte le direzioni, quindi si ha seriamente una sensazione di gioco migliorato proprio in queste piccole parti. Ora gli scatti tramite sprint, boost e via dicendo sono molto più esplosivi e dinamici rispetto a prima, e ne consegue che le differenze tra difensori e attaccanti sono molto più marcate a livello fisico. Salvo cambi di programma dell'ultimo minuto, tornano 3 stili di corsa, quindi explosive per i più piccini, una via di mezzo avrà la controlled, mentre quelli più alti e possenti avranno la lenti. Chiaramente i criteri di assegnazione degli stili di corsa tra maschi e femmine cambia leggermente in base alla statura. Altro cambiamento importante è quello relativo ai portieri, che erano veramente un tallone da killer durante il gameplay. Delle volte facevano i miracoli assurdi, altre volte erano realmente delle sedie posizionate lì davanti alla linea di porta. Quindi Electronic Arts ci fa sapere che in FC26 ha ascoltato assolutamente quelli che sono i feedback ricevuti durante FC25 ed ecco che viene introdotto il Deflection Control, questo proprio per andare a mitigare quelle situazioni terrificanti che abbiamo vissuto tutti quanti, sia in clubs che in foot, dove il portiere spesso e volentieri respingeva la palla proprio nei piedi dell'avversario. E infatti adesso i palloni vengono deviati quasi totalmente in zone sicure o, nel peggiore dei casi, vengono buttati in fallo laterale o in calcio d'angolo. E adesso c'è il goalkeeper senses, ovvero i portieri tendono ad analizzare molto meglio la traiettoria del pallone, eventualmente possono utilizzare i passettini per spostarsi, raggiungere meglio la posizione
posizione e cercare di parare dei tiri che su FC25 spesso e volentieri entravano unicamente perché il portiere faceva delle animazioni veramente poco normali. In aggiunta vengono molto migliorate quelle situazioni di 1 contro 1 dei portieri e io spero vivamente che si torni ad avere dei portieri capaci di affrontare un attaccante 1 contro 1. Tra l'altro, per quanto riguarda i portieri nello specifico, sono stati addestrati e tuttora continuano ad essere addestrati, soprattutto per quanto riguarda FUT, attraverso il machine learning. Ricevono continuamente delle informazioni aggiuntive in modo da renderli quanto più possibile performanti, ma anche quanto più possibile simili alla realtà. E difatti ci sono anche molte più animazioni volumetriche, in questo caso non tramite machine learning ma motion capture. Tra l'altro anche il BA goalkeeper, il ruolo, viene totalmente rivisitato anche a livello di interfaccia grafica, quindi con controlli dedicati piuttosto che audio molto più immersivi rispetto a prima. E quindi ci sono tasti anche per tuffi direzionali, smanacciate, raccogliere la palla, rinviare, dare indicazioni. Insomma, sembra proprio che il ruolo del portiere abbia avuto un bel focus all'interno dello sviluppo di FC26. E adesso andiamo a vedere un punto che per me è importantissimo, anche perché durante FC25 io l'ho sofferto veramente tanto, che è quello della difesa. Personalmente troppo spesso, sia in FUT che in clubs, ho avuto quella sensazione che dovessi muovermi solamente con i tasti direzionali e andare addosso all'avversario, senza la reale possibilità di fare un contrasto piuttosto che una scivolata, un contrasto col fisico piuttosto che strattonare gli avversari. Quindi non c'era quella fase di immersione che magari altri ruoli hanno avuto durante FC25. Senza contare il fatto che troppo spesso e volentieri succedeva che nel momento in cui azzeccavi il contrasto, rimpallo pazzo e l'attaccante aveva di nuovo la palla. No, fermi tutti, sembra proprio che in FC26 questo non succederà più, ovvero ci sono delle meccaniche nuove aggiuntive che ti aiuteranno a buttare la palla verso un compagno piuttosto che direttamente in fallo laterale piuttosto che fuori area. E questo ci va a salvare spesso e volentieri in quelle situazioni dove sono tutti ammucchiati in aria e tu non riesci a fare praticamente nulla. In aggiunta sembra proprio che quando un avversario subirà un tackle o una scivolata si comporterà di conseguenza. Troppo spesso su FC25 abbiamo visto dei difensori fare il tackle con l'avversario che praticamente veniva attraversato. Però attenzione, verrà estremamente ridotta la possibilità di spammare i tackle. Chiaramente poi andrà ad incidere anche la skill specifica per sbloccare, avere accesso a delle animazioni specifiche, quindi chi avrà un valore basso di difesa, di contrasto, di scivolate, non potrà accedere a tutte le animazioni, mentre chi ha un livello alto chiaramente sì. Chiaramente non meno importante, e questo renderà sicuramente felici soprattutto gli attaccanti di clubs, i contrasti da dietro sono molto meno efficaci. Quindi ragazzi, siamo solo all'inizio, ma abbiamo già visto i primi 4 pilastri fondamentali che Electronic Arts ha voluto sviluppare per questo FC26. Ma chiaramente, come vi dicevo prima, c'è tanta carne al fuoco. Adesso andremo a vedere per l'appunto passaggi e tiri, che sono il cuore pulsante di tutto il nostro gameplay. Non nascondiamoci, su FC25 una delle cose più frustranti era sicuramente l'impossibilità di creare un gioco a livello di passaggi rapido e preciso, spesso e volentieri anche con i tiri, che avevano quel delay, quel ritardo. Ecco, FC26 ha voluto reworkare tutta questa situazione per dare la possibilità al giocatore di avere una reazione input azione performata quanto più possibile istantanea. Quindi c'è stato un forte rework su quelli che sono gli angoli di passaggi e sono stati ampliati estremamente in modo tale da permetterti di avere molta più decisionalità a livello di passaggio rispetto a prima. Ma soprattutto, come dicevamo prima, le animazioni sono state reworkate anche in questo senso. Quindi adesso potrai sicuramente performare dei passaggi di prima in modo estremamente più rapido. Inoltre sono stati molto potenziati anche i passaggi a breve distanza con poca potenza, piuttosto che i filtranti, per intenderci in diagonale. Poi è stato aggiunto un sistema di passing lanes dove il sistema, diciamo, che va a cercare di intuire quella che poteva essere l'intenzione del giocatore. Ecco, questa mi potrebbe far paura, ma voglio dare il beneficio del dubbio. Inoltre vengono anche migliorati cross e lob in contesti semplici. Io ho ancora gli incubi dei cross fatti prima dell'area di rigore dove non becca mai quello che vuoi tu su FC25. E in aggiunta vengono anche migliorati i rinvii dei portieri con delle logiche molto più performanti e anche le spazzate, quindi questo ci piace. Per quanto riguarda i tiri invece ci sono state delle vere e proprie rivoluzioni, quindi scompare totalmente il time finishing e se io posso dire la mia è una grande perdita perché secondo me andava a creare quello skill gap necessario in alcune situazioni.
in favore totale dello driven, che torna ad essere, se non ricordo male, come FIFA 19 col doppio tap. Ora chiaramente tu potrai effettuare un tiro basso con tutti gli stili di tiro, quindi tiro a giro, d'esterno, al volo, di testa, che suppongo vada ad inficiare sulla palla schiacciata di testa. Ad ogni modo, tutto quello che sappiamo è che non ci sarà più il time finishing e quindi niente più Verdoni col Kronos. Godo. Chiaramente ci sarà un boost che è dato dal precision shooting, ma risulta molto più difficile perché devi indirizzare tu manualmente la palla nell'angolo giusto. Altro grandissimo cambiamento per quanto riguarda soprattutto FUT è la trivela, ovvero le trivele potranno farle solamente i giocatori col Game Changer, che è un nuovo playstyle. Quindi per fortuna potremo dimenticarci le trivele col verde fatte da Stam, da fuori aria. Orrore. Ora passiamo a un argomento che non è gestito dal giocatore, ma che è sicuramente molto importante, ovvero quello del posizionamento sia offensivo che difensivo. EA ci tiene a farci sapere che adesso i giocatori saranno molto più dinamici, molto più consistenti, molto più intelligenti e molto più utili rispetto a prima. Quindi questa per me è una big win devastante. E questo va a comprendere una marcatura migliorata in area di rigore e soprattutto le linee difensive che non salgono più in automatico. Altra cosa molto importante, spesso troppo sottovalutata, è la fisicità dei giocatori. Quindi dimentichiamoci lo shielding caotico e spesso e volentieri veramente inconsistente in favore di uno molto più presente ed effettivo. Si potrà proteggere palla durante la ricezione, si potrà effettuare un dribbling sulla ricezione della palla, quindi una sorta di piede perno. Inoltre penso che questa sia una delle cose che spaventerà di più i difensori in clubs. Si potrà effettuare un dribbling tirando una spallata per portarsi avanti e questo ovviamente va a coincidere con nuove animazioni dedicate a questo sistema e saranno quasi tutte dedicate al nuovo playstyle Enforcer. Poi ci sono tante situazioni che secondo me vanno ad arricchire quello che sarà il gameplay e l'esperienza di gioco durante una partita. Per esempio ci sarà il box out. Altra cosa, sarà molto più semplice superare i giocatori a terra, mentre su FC25 spesso ci capitava di avere un giocatore stramazzato a terra e che comunque in qualche modo riuscisse a recuperare palla. Adesso su FC26 non sarà più così. Ne consegue che ci saranno molti meno blocchi tra giocatori che vanno a collidere e ci sarà anche un movimento un po' più scivoloso, forse un po' più glitchato, per favorire comunque una fluidità di gioco necessaria. Tutto questo andrà a coincidere con un primo controllo sicuramente potenziato rispetto a FC25. Ci è capitato troppo spesso di avere quelle situazioni estremamente frustranti dove si va a costruire una splendida azione, ma il primo controllo sull'ultimo passaggio è pessimo e quindi si perde tutto. Quindi FC26 andrà, a sistemare quel feeling sul primo controllo che ad oggi non è mai stato ottimo. Tra l'altro si potrà ricevere la palla col primo controllo in modo classico, quindi cercando di avere un primo controllo rapido per divincolarsi, liberarsi dalla marcatura e magari arrivare al tiro, piuttosto che utilizzare un primo controllo molto più controllato con LT e in modo che diventi molto più preciso rispetto a prima. Chiaramente questo ne consegue che si sarà più lenti nel girarsi piuttosto che nel concatenare altre azioni, ma come potete capire questo andrà tranquillamente a concatenarsi con la situazione della fisicità, quindi un primo controllo magari più lento ma più preciso da mettere in funzione con un giocatore in grado di coprire molto meglio la palla diventerà quasi inarrestabile al limite della porta. Altro argomento che in parte abbiamo trattato in un altro video che vi consiglio di andare a vedere se volete un approfondimento, è quello relativo all'online e la reattività dei comandi. Banalmente, senza dilungarmi eccessivamente su questo aspetto, si tratta di una volontà di Electronic Arts di andare incontro a quelle che sono le richieste della community e velocizzare, rendere reattivo, più responsivo e coerente il gameplay tra le partite online e quelle offline. Sicuramente uno dei fattori più importanti che verrà introdotto per favorire questo è quello che riguarda l'affaticamento dei giocatori. Quindi verrà effettuato un pesantissimo rework a quello che è la stamina e andrà praticamente a scomparire, favorendo l'introduzione della fatica. Adesso i giocatori potranno essere performanti dall'inizio alla fine del match. L'unica cosa che andrà ad incidere è la fatica. Difatti i playstyle come il Rentless aiuteranno a recuperare molto più rapidamente questa fatica e tornare ad essere performanti. Difatti gli sviluppatori ci fanno sapere che la stamina era uno di quei fattori estremamente incidenti sul fattore della non responsività dei giocatori all'interno del campo e questo andava chiaramente ad accentuarsi verso la fine dei match.
Come già accennato, ci saranno due gameplay totalmente separati all'interno del gioco, il competitive e l'authentic. Il competitive sarà quel gameplay unicamente dedicato a foot, clubs e amichevoli online. Avremo un gioco sicuramente più scarno di animazioni, ma che andrà a spingere molto di più su quello che è la reattività, in modo tale da permettere al giocatore di avere veramente un senso di controllo durante la partita. Difatti, i 3 punti chiavi della modalità competitiva sono responsività, consistenza e controllo. In questa modalità avremo i portieri che tenderanno molto di più a deviare la palla lontano dal pericolo. Ci saranno, per fortuna, molti meno rimbalzi, intercetti, blocchi automatici, ma soprattutto saranno molto meno efficaci i contrasti fatti da dietro. Inoltre, in questa modalità i passaggi saranno molto più rapidi e precisi, ma al contempo anche il dribbling sarà molto più esplosivo. Una delle cose che mi fa sorridere è che non ci saranno animazioni nel momento in cui i giocatori verranno colpiti da una palla rapida, ma soprattutto si rialzeranno rapidissimamente quando cadranno a terra. Sarà tipo vedere un film degli anni 30 super velocizzato, insomma. Poi una di quelle cose che io sicuramente utilizzerò su FC26 è la nuova camera per foot. L'ho vista, mi piace, ha una visibilità enorme e si mantiene comunque l'atmosfera dello stadio. Facendo un passo indietro andiamo a contrapporre quello che è l'authentic gameplay rispetto al competitive. L'authentic gameplay sarà sicuramente più lento, più compassato, andrà a prediligere tutte quelle animazioni che rendono il gioco quasi simulativo. Quindi si andranno sicuramente a riproporre quelle che possono essere delle reazioni più umane da parte dei giocatori all'interno di una partita, cosa che, come abbiamo detto poc'anzi, non succederà nella modalità competitiva. Adesso mi sento di dare un 10 lode sulla fiducia a Electronic Arts. Ha fatto una di quelle cose che secondo me risultano estremamente non scontate, ma quando le vedi dici wow. FC26 sarà il primo sport game ad introdurre la modalità High Contrast PvP ed è pensata per chi ha difficoltà visive o per chi ha difficoltà a percepire la reale velocità del gioco. Quindi questo è veramente un passo enorme verso l'inclusività di tutti i giocatori. Brava EA. Uno degli argomenti sempre caldi è quello relativo ai playstyle ed FC26 non si sottrae a questo gioco, ma ci sono delle novità che EA ha voluto introdurre tenendo conto chiaramente, come detto prima, dei feedback ricevuti dalla community. Uno di questi è quello di ridare importanza alle skill. Ciò non significa che il playstyle non è più utile, ma bensì unicamente non è più il fulcro della costruzione di una build di un giocatore. E inoltre vengono cambiati, eliminati ed aggiunti un buon numero di playstyle. Power Header, Aerials e Trivela spariscono e ne vengono aggiunti alcuni che tra l'altro in parte vanno ad inglobare questi che sono stati eliminati. Quindi l'elenco dei nuovi playstyle sono l'Enforcerer, che è quindi un playstyle che va a potenziare quelle che sono le doti fisiche dei giocatori, l'Aerial Fortress per dominare i duelli aerei difensivi, Precision Header al contrario per dominare i contrasti aerei in fase offensiva, Inventive per avere flare e passaggi molto più incisivi e Game Changer che tra l'altro sarà l'unico a poter effettuare la trivela. Tra le varie aggiunte ci sono le skill moves. Vi dico subito che per me il Trickster Rainbow è il più tamarro. Poi c'è l'Explosive Step Over, l'Advance il Flick, Drag to Chop e Elastico Variation. Ma la cosa più impattante e che risulta un'arma a doppio taglio per me è quella relativa alle skill semplificate. Che cosa significa? Su FC26 avremo la possibilità di impostare la modalità Skill Moves semplificate. Quindi utilizzando la levetta destra in diverse direzioni potremo performare diverse skill moves. Di contro però c'è l'impossibilità di poter performare tutte le skill moves. Quindi questa è chiaramente una di quelle situazioni in cui bisogna scegliere bene che cosa si vuole fare. Perché magari alcuni giocatori utilizzano solamente poche skill e quindi magari utilizzando quella semplificata basta ne avanzano, mentre magari abbiamo i Neymar di turno che invece vogliono accesso a tutte le skill. Quindi pensateci bene prima di scegliere. Altro reworkino matto viene fatto sui calci piazzati e molto probabilmente potremo iniziare a non difendere ogni singolo calcio d'angolo con 2 giocatori su foot, anche perché vengono introdotti nuovi ruoli e nuove istruzioni proprio durante i calci da fermo, quindi questo garantisce sicuramente una profondità maggiore ed è una di quelle cose che su FC25 abbiamo realmente sentito l'assenza, secondo me. L'ultimo aggiornamento di cui vi voglio parlare è quello relativo alla classe arbitrale. Molto probabilmente possiamo dimenticarci quei falli da ultimo uomo regalati con chiaramente annesso rosso, o peggio ancora quei falli plateali subiti senza neanche un fischio.
Quindi io mi sento molto positivo su questo punto e spero di poter tornare a difendere tirando delle mazzate senza prendere il giallo. Ebbene ragazzi, questo era veramente tutto quello che è stato discusso nel deep dive su FC26. Abbiamo quindi analizzato ogni meccanica, ogni novità e ogni cambiamento, dai fondamentali alle telecamere, dai playstyle arrivando ai portieri finendo sui calci di punizione. E sembra proprio che Electronic Arts in questo caso sia riuscita a creare un FC modulare che vada incontro a tutte le necessità, per chi vuole un gioco più simulativo, per chi vuole un gioco più competitivo, ma pur sempre cercando di essere quanto più simile a una vera partita di calcio. Ora però tocca a te, qui sotto nei commenti fammi sapere quale tra queste novità ti convince di più e poi se ci vuoi dare una mano con un like o una condivisione noi accettiamo. Direi che questo è tutto, ci vediamo alla prossima e...